Un nuovo potere sta sorgendo a Isengard e non ci sarà alba per gli uomini, perché il Fu Saruman il Bianco, ora multicolore, comanda un esercito infinito con il pugno di ferro degli orchi e la magia più oscura. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e oggi vi racconto i crimini di guerra della Mano Bianca nel Riddermark. Un gameplay narrativo della mod The Dawnless Days per Total War Attila, in arrivo il 12 dicembre. Cercheremo di rispondere alla grande incognita in questa campagna. Cosa sarebbe accaduto al mondo di Arda, alla Terra di Mezzo, se un ramingo, un elfo, un nano e uno stregone non fossero intervenuti a Rohan? I signori dei cavalli avrebbero resistito alle legioni della Bianca Mano? O il fosso di Helm sarebbe inevitabilmente caduto per mancanza di cinematografici contingenti elfici? Me ne rendo conto, alcuni quesiti non sono poi così tanto difficili. Comunque, se siete curiosi di sapere com'è andata davvero, rimanete qui con me, andiamo dritto al sodo. È sempre bello iniziare una campagna leggendo di imbecilli, e infatti si tratta proprio degli scout di Re Theoden che hanno oltrepassato il guado dell'Isen. Ho mandato avanti subito gli schiavi orchi di Mordor, anche perché volevo assolutamente liberarmene. La battaglia non è stata assolutamente difficile, nonostante noi non si avesse minimamente danno contro la cavalleria, ma per fortuna le sue Eored erano poche e per niente specializzate. Quindi dopo un po' di sane mazzate, i nostri Uruk, seppure di livello basso pure loro, sono riusciti a fare il loro mestiere. In realtà, prima di mandare il contingente mi sono anche un attimo scervellato per capire quali fossero gli edifici migliori a Isengard, e ho sfruttato anche una meccanica di reclutamento istantaneo che ci ha permesso anche di avere degli uomini delle tribù delle colline. Ho anche controllato un pochino le caratteristiche di Saruman, dei seguaci che sono stati completamente rifatti nella Dawnless Days, e di come più o meno avremmo potuto gestire questa campagna di assimilazione del Riddermark. Piccolo disclaimer inciso, non vi preoccupate se non vedete tutta l'UI intera, è dovuto al fatto che ho uno schermo ultra wide per gli amici 21 noni, e Attila non è del tutto ottimizzato dal punto di vista dell'interfaccia. È comunque un gioco del 2015 se non ricordo male, e infatti non ci giocavo da un bel pezzo. Ad ogni modo abbiamo sconfitto gli scout, ma siamo stati costretti ad inseguirli fino all'ultimo uomo. Del resto gli Urukai avevano voglia di carne umana, perché deve tornare sul menù ogni tanto. Non possono mangiare solo pane con vermi schifosi. Lo sapete, vero, che è inevitabile farò citazioni non stop tutte le volte che giocherò a questa mod. Ad ogni modo abbiamo risolto la prima missione della partita con Isengard, abbastanza semplice devo dire. Mi aspettavo magari un contingente più nutrito, e questo non ci ha nemmeno portato in guerra con Rohan, è importantissimo sottolinearlo. Veniamo ricompensati con 1000 di tesoreria, ma la cosa veramente interessante da fare questo turno è fare il livellino al nostro Urukai generale. Dopo essermi studiato un attimo i tratti e le varie opzioni, abbiamo attribuito al buon Ugluk il comandante per la capacità di movimento sia in battaglia sia in mappa strategica. Inoltre abbiamo assegnato il primo stendardo all'esercito. Gli stendardi danno dei bonus che possono essere contro fazione o alle statistiche. Vi risparmierò la telecronaca di tanti turni di noia, perché essenzialmente ho voluto fare un po' di economia e sviluppare Horta, anche la grande torre. Nel frattempo ho anche iniziato a mettere in coda tante tecnologie militari, perché nella mia ingenuità volevo subito reclutare dei picchieri, perché mi sono detto Rohan sarà piena di cavalieri, e perché sono un gran giocatore di Total War Warhammer, come sapete. Era da secoli che non aprivo Attila, e c'è una meccanica molto carina in Attila in realtà, che è quella del cibo. Parecchi giorni dopo. Già, come era prevedibile, avrei dovuto magari leggere di più o fare delle scelte più ponderate invece che andare direttamente sul ramo militare, anche perché le tecnologie sono cambiate molto e alcune ci permettono di accumulare un sacco di cibo con Isengard subito, forse proprio per calmierare il costo esagerato del mantenimento e dello sviluppo di questa fazione.
Però manco farlo apposta il Palantir mi aveva svelato proprio la necessità di una missione, cioè reclutare delle picche e sbloccare un bonus di fazione per le tattiche contro la cavalleria. Quindi era tutto calcolato, tutto parte di un grande piano, ovviamente. Da bravi cattivoni io e Saruman ce la siamo cantata e suonata da soli per giustificarci. Comunque l'attrito ha mietuto parecchi orchi e per diversi turni siamo rimasti bloccati a Isengard e mi sono visto costretto a fare un bel dismiss di massa su molte unità. Anche perché andare in negativo di cibo è un conto, andare in negativo di introiti è un altro ancora. Mi sarei dovuto ricordare anche che il Palantir è l'antenato del concetto di foreshadowing. Comunque, dopo aver reclutato altre picche, mi sono anche un attimo dedicato al levellaggio di Saruman, sia come governatore sia come capofazione. E il turno successivo ci viene assegnata la missione di sconfiggere le guardie dell'Isen, l'esercito dell'erede al trono di Rohan, Theodred. Ma avendo completato anche i fabbri nelle pozze infernali di Isengard, abbiamo deciso di potenziare tutti gli Uruk-hai e di andare in guerra. L'invasione dell'Ovestfalda ha avuto inizio a Fesburg, dove abbiamo assediato la guarnigione locale ed avendo sterminato tutti gli esploratori, i Rohirrim non sanno che all'interno delle cave di Isengard stanno venendo generati sempre più Uruk-hai, orchi che possono stare sotto la luce del sole e combattere come se nulla fosse. Un vero prodigio del progresso. Ciò non di meno abbiamo attaccato di notte, anche perché è molto più cinematografico e perché di notte di solito le persone dormono, gli orchi no, perché gli orchi sono persone diverse. Si identificano come macchine assassine. Abbiamo circondato l'insediamento e avanzato nelle tenebre, fino a che la guarnigione non si è ridestata fra le campane di allarme. I nostri cavalcawarg hanno iniziato a girare attorno all'insediamento alla ricerca degli arcieri esploratori rimasti isolati, mentre la maggior parte dei nostri legionari Uruk-hai armati di picca hanno iniziato a correre e prendere metro dopo metro all'interno delle strade di questo piccolo borgo di stalle e case di paglia, fatti per uomini di paglia, da uomini di paglia che bevono paglia. No, aspettate, quello era un altro video. No, qui siamo seri e cercherò di raccontarvi come siamo riusciti a spezzare in fretta le ben poche e sguarnite difese di Rohan. Ma questo è solo l'inizio, è solo il primo tassello. Ed è veloce, rapido, brutale. Abbiamo dato fuoco a tutto Fesburg. Non lasceremo in piedi una trave o una pietra. Che i fumi nel cielo annuncino l'arrivo della mano bianca e delle sue legioni. Detto fatto, la politica di conquista è quella di saccheggio e smantellamento consistente. In Attila possiamo convertire gli edifici di altre culture alla nostra, però richiede un sacco di soldi, un sacco di tempo e soprattutto va prima riparata, quindi l'edificio principale dell'insediamento attenderà mentre smantelliamo il resto. Non resta però anche da assegnare un nuovo governatore a questa nuova area sotto il nostro controllo. Forti del fatto che l'Eored di Theodren sia ancora lontana e in mezzo ci siano gli uomini delle colline, andiamo ad attaccare Grimslade, distruggendo completamente i contadini e gli stallieri presenti in questi ovili marcescenti. Costruiremo altre fornaci per la nostra industria anche in questi luoghi, abbattendo sempre di più le foreste, fino ad arrivare a Fangorn stessa. L'erede di Medusel dunque si fa avanti con il suo esercito, e non ci resta altro che avanzare, ma furbescamente pensiamo di tornare verso Isengard, per reintegrare un pochino le nostre unità. Il principe si rivela sempre più codardo, schiappa senza freno e dunque lo raggiungiamo, lo affronteremo a Dunseld in una battaglia campale in mezzo ai boschi. Per fortuna boschi non troppo fitti. Preferiamo far piovere perché è pieno di cavallerie ed arcieri, ma combatteremo separati con gli scout all'interno della foresta assieme ai
ai nostri warg, mentre i nostri legionari Urukai con le picche e gli scudi avanzeranno in formazione serrata verso il fulcro dell'esercito nemico, nella speranza che l'intelligenza artificiale sia torda come sempre. Nonostante vinceremo contro i Rohirrim, non riusciremo a ucciderli tutti. Gli uomini dei cavalli porteranno in salvo il principe e ci toccherà inseguirli per diverso tempo, perdendo anche di nuovo l'insediamento di Dunseld, e nel frattempo ovviamente le nostre casse soffriranno. Il grande problema già preannunciato è proprio quello del mantenere questo grande esercito, che tra l'altro tutte le volte che andiamo in negativo non reintegra, anzi prende pure dei danni. Ed è proprio l'inseguimento alla Benny Hill, molto frustrante oltre che matto e comico, che ci farà andare in negativo e che ci condurrà ordunque a riprendere l'insediamento come preannunciato, sconfiggendo in maniera definitiva l'esercito del principe, seccandolo. E dopo aver sistemato il problema di Theodred, siamo tornati un po' a preoccuparci dello sviluppo economico della nostra Isengard. La fiamma dell'industria deve consumare questo mondo, però non dobbiamo né fare la fame né tantomeno finire le risorse, altrimenti le industrie, le fucine, tutti questi bei luoghi del progresso, senza nessun sussidio, finiscono con l'essere compartizionati, spostati, i nostri lavoratori finiscono in cassa integrazione e le grandi fucine tornano a Mordor. Non è quello che vogliamo, noi abbiamo la manodopera di qualità, non a basso prezzo, e anche se siamo in bancarotta è solo una percezione sbagliata del mercato dei minerali e della fuliggine. Adesso che dovremo tirare giù la foresta di Fangorn, sicuramente un pochino di introiti torneranno, vero? I nostri consiglieri potrebbero essere più utili in questo frangente, ma non essendo un governatore provinciale siamo più propensi a continuare a portare il nostro generale nella direzione della guerra totale. Infatti l'industria della guerra, per quanto sempre in bancarotta, pretende la caduta del fosso di Helm. Sarà meno epico rispetto all'altra tempolinea in cui tutte le cose sono andate allo scatafascio per la nostra fazione di Isengard, ma qui, per quanto appunto sia più ridotta la scala del combattimento, siamo sicuri di poter vincere, anche perché Rohan ha gli eserciti veramente molto separati fra tutti i suoi enormi territori, e gli uomini delle colline del Dunland comunque sono una spina nel fianco per i Rohirrim. Chissà Eomer dov'è finito. Così, dopo aver preparato le scale d'assedio, ottima feature di questa mod overall che è la The Dawnless Days, abbiamo assediato il Trombatorione costruito dal grande re Helm Mandi Martello. Vorrei narrarvi di un'epica battaglia con legioni di elfi arrivate in supporto degli umani del Mark, ma in realtà nulla di tutto questo è avvenuto. È una battaglia d'assedio abbastanza standard, per quanto molto rievocativa, e mi sono un po' commosso nel poterla giocare, anche se non con la quantità di truppe in attacco e in difesa che la renderebbero sicuramente molto epica. La mappa mi è piaciuta tantissimo, l'interno del Trombatorione ha diversi ingressi e sono tutti utilizzabili, dalle rampe esterne fino alle porte delle torri. In breve è stato liscio come scivolare sull'olio. È stato molto bello soprattutto combattere lungo le rampe contro i difensori e vedere i nostri picchieri avanzare serrati fino al centro dell'insediamento, conquistando il punto di controllo. Così anche il fosso di Helm cade e la mano bianca estende le sue falangi voraci su tutto il Mark. Saruman tira un sospiro di sollievo, come quando ha fermato Grima dal dare fuoco a una bomba esplosiva mentre la stava terminando, poiché conquistando il fosso di Helm conquistiamo anche le sue caverne scintillanti e possiamo iniziare a farci due conti in tasca e risanare il nostro bilancio. Purtroppo dei ruffiani uomini delle colline hanno iniziato a saccheggiare le nostre terre dell'Ovestfalda, ma al contempo abbiamo anche un buon bonus per aver conquistato
un forte rinomato della Terra di Mezzo. E subito marciamo verso Edoras per prendere il palazzo di Medusel e porre fine alla vita del corrotto Theoden, che abbiamo con le nostre tecnologie reso sempre più inerme. Servirà del tempo comunque, e in questo frangente perché non andare ad investire in altri edifici in quel del Fosso di Helm? Iniziamo con l'assedio di Edoras il turno successivo, una volta raccolte tutte le scale. Sarà un assalto molto facile, direi anche noioso, quindi ad onor del vero, per salvaguardare le tempistiche, lo tagliamo. Caduta anche la capitale di Rohan, non resta altro che conquistare i territori limitrofi. Uno ad uno dovranno cadere sotto il giogo di Saruman. Il Palantir freme, parliamo direttamente con l'oscura torre di Barad-dûr, ma ancora nulla si sa dell'unico anello. È disperso e questa guerra andrà ancora avanti. Non sempre è possibile sedare le rivolte dei ruffiani, ahimè, quindi molti insediamenti finiremo con il perderli, ma nulla di grave. Quando l'esercito sarà pronto potremo tornare verso Isengard e riprendere ogni singolo insediamento perduto. Torniamo sul fronte dell'Estfalda, quando all'ultimo momento i corvi avvisano Saruman dell'arrivo di una grande Eored. Non è ancora finita questa guerra, siamo a buon punto, ma chissà cosa ne sarà dell'avanzata della Mano Bianca. Solo il Palantir può prevedere certe visioni del futuro e non sempre sono sicure. Ciò detto, grazie per essere rimasti fino a qui, aver cliccato sul teschio del tiranno. Questo è stato il primo episodio dell'avventura molto malvagia e criminale di Saruman da Isengard fino a Edoras, passando per il Fosso di Helm. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo gameplay narrativo, se volete vedere ancora questa campagna avanzata. Probabilmente sarà comunque una miniserie, non una conquista del mondo. Ciò detto, Tirannomatto out, perché questo è quanto. Alla prossima!